Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi? Io sì, il nostro lui, lei. Allora, ragazze mie e ragazzi, come state oggi? Scusate, qua ci sono che c'è il tappetino bianco oggi, ma si vedono di più i pelucchietti qua con questo bianco. Lo cambierò, ok, ho capito. Faccio tante prove, lo sapete. Allora, ci approcciamo a fare le grandi previsioni energetiche settimanali del nostro divino maschile e divino femminile, rispettivamente consacrati come lui-lei, dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Apriamo questo giugno, ho quasi completato, ultimato tutti i segni zodiacali di giugno, abbiamo fatto un lavoro un po' più grande del solito, abbiamo analizzato quasi tutte le aree della tua vita, cioè situazione generale, lavoro, talenti, amore, quindi abbiamo fatto un corpus un po' più importante, più dettagliato per ogni segno zodiacale. Quindi vi suggerisco di guardare sempre Sole, Ascendente, Luna e Venere, soprattutto Sole ascendente, ok? Guardate soprattutto per quanto riguarda proprio il mese Sole ascendente, per quanto riguarda la parte amorosa, Luna e Venere, soprattutto per la parte amorosa, da guardare dove cade la vostra Luna e la vostra Venere. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, abbiamo fatto un bell'intro delle previsioni settimanali, vi ho spiegato che cos'è i desideri rispetto al karma, come ho attraversato il dio Ade, il signore degli inferi, in queste ultime 2 settimane. Ed è stato veramente meraviglioso, meraviglioso, doloroso e meraviglioso. E di come il senso qual è di tutto questo? Il senso è che tutto si chiama amore e l'amore è tutto, cioè non c'è niente più importante dell'amore. L'amore deve essere iniziato a intendersi con un altro tipo di mente. Noi abbiamo una mente analitica, razionale, iperrazionale, che ci vuole schiavi, che ci vuole manipolabili, governabili e prevedibili. Ecco, siamo invischiati in questo tipo di forme pensiero e quindi ciò a cui dobbiamo dare sempre leva, di più leva, è un altro tipo di mente, la mente, la sovramente, come vi ho detto, ossia la mente chiamata un po' più poeticamente la mente poetica, che è la mente causale, direbbero gli scienziati dell'antroposofia. La mente causale, che è quella che noi possediamo tutti, e scegliere di guardare le cose da una prospettiva reale. Reale, perché la mente razionale ti fa vedere tutto in modo oggettivo, ma non esiste soggetto-oggetto, l'oggetto è contenuto dentro di te. La stessa tua anima, quando dici la tua anima, la mia anima, la tua anima, l'anima di quella persona piuttosto che l'anima di quell'altra persona, piuttosto che l'anima dei tanti, piuttosto che l'anima, anche la nostra anima, non è da intendersi sotto il profilo soggettivo. L'anima non è un soggetto. Qua passiamo su discorsi molto sottili, però dobbiamo abituarci a farlo. Vi ricordate quando vi dicevo sempre, voi studiate quello che vi dico, studiate i libri che vi dico, anche se vi sembrano ostici e difficili. Meditate su una pagina al giorno, magari di un concetto difficile, perché si abitua alla mente poetica, alla mente causale. E allora stavo dicendo l'anima, la tua anima, quello che chiami tua anima, non è la tua anima, che è la tua anima, ma fa parte dell'anima mundi, dell'anima del mondo. Jung direbbe l'inconscio collettivo all'interno del quale ci siamo dentro, no? E l'anima del mondo è la tua anima, la stessa cosa, quindi è la stessa anima che fa creare gli eventi, che ha stabilito già degli eventi prestabiliti in qualità di karma. E quindi quando noi diciamo di sì al karma, iniziamo a creare coscientemente. E a cosa servono i nostri archetipi? Divino maschile e divino femminile. Sono due aspetti della stessa medaglia, devono cooperare insieme, sono yin e yang, no? Il Tao, sapete, yin e yang. Ehm,
il femminile è la nostra intuizione, la parte poetica, la mente poetica, il maschile è la mente razionale, diciamo anche in questi termini. Sarebbe riduttivo però per approcciarsi solo con questi termini, io ve lo dico per farvi intendere. È un aspetto di quello che voglio dire. La mente razionale, il maschile è azione. La mente razionale deve essere acclimatata al sentire. E mi viene in mente sempre la storia di Amore e Psiche, che vi ho raccontato in una puntata dell'Amante risponde. Ve la racconto di nuovo per farvi mettere l'attenzione su una cosa importante. Psiche o psiche in greco significa anima. Vive una storia meravigliosa con il dio amore, il più bello di tutti gli dei. Con un'unica clausola però. Ti faccio vivere delle notti pazzesche, qualcosa di meraviglioso, soltanto però tu non devi vedermi in volto, è solo al buio. Questa storia meravigliosa deve essere vissuta al buio. E quindi Psiche si vive questo amore meraviglioso fino a quando le sue sorelle, che è la mente razionale della Psiche, le sorelle non gli mettono il dubbio. Ma non è che quello che ti viene a trovare ogni notte è un barbaro, un malefico, un bruto, un diavolo. Tant'è che a Psiche gli sorge il dubbio, perché sono le sorelle di Psiche, cioè la parte razionale gli fa venire il dubbio. Tant'è che alla fine, convinta dalle sorelle, di notte sceglie di accendere un lume, il lume della ragione. Accende questo lume e cosa succede quando accendi la ragione? Che si crea un'ombra, no? Quando accendiamo una candela, un lume, anche quando c'è il sole su questa realtà duale, laddove ci sono degli oggetti si crea l'ombra. Quando accendi il lume, la ragione, si crea un'ombra. Quindi di conseguenza accende il lume, una goccia di cera cade sul dio amore che stava dormendo e quando si sveglia di soprassalto, Psiche si rende conto di essere la più fortunata di tutte le donne del mondo, ad avere il più bello di tutti gli dei, già era un dio, figuratevi, ma il più bello di tutti gli dei, e si rende conto di questa cosa e amore scompare, se ne va. E quindi tutta la vita di tutta la vita di Psiche sarà orientata alla ricerca di questo amore perduto. Cosa ci insegna la storia di Amore e Psiche? È la storia dell'essere umano incarnato sulla Terra, è la storia delle storie, è la storia della Genesi raccontata in modo secondo il mito greco. Tutta la vita, tutta la nostra vita sarà orientata a cercare amore attraverso le sfide, perché poi Psiche ha una serie di sfide che gli manda Afrodite, insomma il mito è un po' più lungo, però il succo è questo. Tutte le sfide, le prove che avremo nella vita sono funzionali affinché troviamo amore. Ma non troviamo amore da un punto di vista solo la persona che incarna l'amore. La sfida è quella di trovare l'amore ovunque. Perché? Cosa sottende questo mito? Cos'è l'amore? È la fede. La fede e amore è la stessa cosa. Quindi tutta la nostra vita, con tutte le prove, sarà orientata a trovare la fede, grazie alle prove. Siccome Psiche le affronta perfettamente, nel mito greco c'è scritto le prove, affronta perfettamente le prove, cos'è che spinge Psiche ad affrontare le prove? Qualcuno di voi c'è già arrivata. Psiche sa dentro di sé che amore non è perduto. Ed è soltanto la fede che ha già Psiche nell'affrontare le prove che la spinge a poi alla fine a ritrovare amore, alla fine del mito. E cosa ci insegna questo? Noi l'amore non l'abbiamo perduto, altrimenti non saremmo spinte nell'affrontare le prove. Mi spiego? È lo stesso amore che dall'altra parte del velo dell'illusione della ragione spinge Psiche ad affrontare le prove.
Quindi, come vedete, anche quando Psiche crede di aver perso amore, è amore che le spinge ad affrontare le prove, sta dall'altra parte del velo. Quindi quello per cui noi combattiamo è la distruzione del velo di Maya. I buddisti la chiamano Citta Maya, l'illusione della separazione. Quindi, come vedete, è l'amore stesso che vi spinge ad affrontare le prove, è l'amore stesso che vi spinge a vivere. L'amore non l'avete mai perso. E cosa succede? Qual è? Perché? Perché c'è tutto questo? Perché Psiche vive amore nell'inconsapevolezza, no? Al buio, con la fede totale, senza la ragione. Dove sta la sfida dell'essere umano? Che pur avendo acceso il lume della ragione, decide consapevolmente di trovare amore. E quindi è una sfida che rende l'uomo cosciente di essere amore, cosciente di essere nella fede, mentre prima era incosciente di cosa fosse la fede e di cosa fosse, no? Perché non aveva acceso il lume della ragione. E quindi la ragione è una sorta di... All'uomo serve fare questo processo proprio per essere cosciente di ciò che è amore, perché prima di aver acceso il lume della ragione non era cosciente. È un processo di questa natura. E il senso è, dobbiamo ampliarci verso una mente più sottile, verso una mente più... È una mente complessa, che non è difficile, ma una mente complessa, complessa per la parte razionale, semplice per la parte intuitiva. Gli uomini primitivi erano in stretto contatto con questa mente poetica, con questa mente vicina allo spirito, vicina ad amore, vicina alla fede. Tant'è che prendevano ogni evento che capitava proprio come un dio, una divinità. E adesso stiamo ritrovando quella mente lì. E lo facciamo attraverso il lavoro su noi stesse, che implica un lavoro sciamanico, implica il ritiro delle proiezioni, ecco questo volevo dire, implica il ritiro delle proiezioni, implica il fatto di prendere coscienza, essere consapevoli che tutto ciò che vivi sono immagini proiettate dalla tua anima, non dalla tua mente. Questo mazzo di carte è un'immagine della mia anima, questi mazzi sono un'immagine della mia anima, quello che tu stai guardando adesso qui sul mio canale è un'immagine della tua anima, sono tutte immagini, tant'è che la filosofia tolteca, ma anche gli sciamani dell'America Latina, ne fa cenno anche Castaneda in questo. Quando ti incontrano non ti chiedevano come ti chiami, ma ti chiedono che sogni fai. I sogni intesi non solo da un punto di vista sogno notturno, perché come ci insegna anche il buddismo, tutto è un sogno. Anche quello che stai con gli occhi aperti adesso è un sogno. Perché? Perché l'io, va bene, l'io, il nostro io, corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, è una mera illusione perché è temporaneo. E quando il corpo muore, l'anima non muore mai, quindi in natura non c'è la morte, è tutto trasformazione e noi dobbiamo imparare molto dalla natura. Quindi se l'io è illusorio, è temporaneo, allora tutto ciò che ha a che fare con le nostre proiezioni, la proiezione dell'anima è qualcosa di temporaneo, non è qualcosa di reale, il reale è l'anima. Sono concetti complessi per la mente razionale, però ci dovete arrivare con la mente quella più alta, che ce l'avete tutti. Quindi qual è il nostro lavoro? Reintegrare le immagini della nostra anima,
Che vuol dire? Quella persona, questo tavolo, queste carte, questo che stai guardando adesso sono tue immagini, immagini dell'anima, non della mente. E quindi le devi reintegrare in te stessa, sono tue immagini. Come può essere una persona, come può essere la morte stessa, sono immagini dell'anima. Sono immagini dell'anima. La morte in sé non esiste in natura. Esiste solo trasformazione, trasformazione. Tu dici sì, la morte non esiste, ma io vedo la salma. Sì, ok, ma tu vedi qualcosa che è temporaneo, è un'illusione. E quello che vedi ha a che fare con le credenze che hai rispetto a quello che vedi. È tutto temporaneo. Vabbè, è un concetto, ci vorrebbero almeno 20 podcast per spiegare questo, poi piano piano li faremo. Ciò non vuol dire che siamo esenti dal dolore. Non siamo esenti dal dolore, perché il dolore è una chiave necessaria. Una chiave necessaria fino a questo momento per il genere umano. La sofferenza è una scelta, come diceva Eckhart Tolle, però il dolore è necessario, perché il dolore non è altro che energia, è forza, che quando tu dici sì al dolore, di qualsiasi natura sia, psichica o fisica, questo non significa non gestire il dolore secondo i metodi per gestire il dolore, no? Che possono essere, come ho fatto anch'io, meriti social, metodi omeopatici naturali, piuttosto che anche metodi allopatici, cioè tradizionali, attenzione. Il punto è rendere sacro tutto ciò che fai. Perché in questa società, laddove abbiamo tutto incentrato sull'io, allora noi stiamo andando a trascendere l'io e quindi a trascendere anche le categorie diagnostiche dell'io, che vuol dire che magari vai a uno psicologo e dice quello è bipolare, quello è narcisista, quello è così, quello è così, categorie diagnostiche dell'io, tutto incentrato sull'io. Sapete cosa direbbero gli sciamani o i curanderos? Ve lo dico subito. Quando c'è un problema o un male fisico, psicofisico, allora gli sciamani, ma come pure il buddismo Theravada, lo chiamano non hai un male tu, c'è un evento perturbato nella tua coscienza. Allora attraverso la narrazione che fa lo sciamano, vi ho detto che gli sciamani nel video della luna piena, vi ho detto che gli sciamani sono dei cantastorie, attraverso le loro storie, quello che ti raccontano parlando da una mente più alta rispetto alla mente razionale, ti fanno immedesimare in quella storia e vanno a sanare l'evento perturbato che sta all'origine, l'evento che sta all'origine di quell'evento che ti è successo perturbato, che tu chiami problema, che può essere un male fisico, psicofisico, una patologia piuttosto che un'altra, ok. Il senso qual è? Che si dà quello a cui andiamo incontro con questo approccio nuovo, che poi è antico quanto la notte dei tempi, è quello di rendere sacro ogni processo legato alla guarigione. Guarigione per lo sciamano significa integrare il Dio che ti sta bussando e che ti sta facendo male. Integrare il Dio, dire sì al Dio. E quindi l'evento perturbato ha determinato una serie di eventi perturbati, cioè una serie di sintomi. Questi sintomi si manifestano anche con situazioni esterne, situazioni difficili che devi affrontare, non solo sintomi fisici, anche sintomi esterni come eventi perturbati. E quindi che cosa succede? Che come si risolve un evento perturbato? Si risolve riscrivendo la storia dall'origine, ascoltando una storia simile ma diversa. Che vuol dire? Che lo sciamano, per esempio, ti racconta una storia che è all'origine del tuo evento perturbato, perché ogni storia che noi ci raccontiamo, per esempio qui occidentali, ha a che fare con il mito greco, perché siamo incarnati qui a livello di inconscio collettivo. Quindi magari lo sciamano occidentale ti racconta la storia
di, come facciamo anche qui noi, di amore psiche, o piuttosto di Apollo, piuttosto di Era, piuttosto di Zeus, di Perseo, di Medusa, va bene? Perché siamo nell'inconscio collettivo occidentale. Uno sciamano dell'America Latina ti racconterà della Pachamama, e uno sciamano buddista, il buddismo Theravada, ti racconterà di tutto ciò che ha a che fare con quel tipo di cultura. Perché noi, ascoltando per esempio le storie dei miti greci, torniamo all'origine dei nostri tempi occidentali e da lì saniamo degli eventi perturbati che stiamo manifestando in questa incarnazione. Perché come sapete il tempo non esiste, cioè il tempo, quello che tu percepisci con la tua mente, è un tempo lineare che non esiste, passato, presente e futuro, no, il tempo è circolare. L'anima è al centro, coesistono tutte le vite che ha avuto, quelle che avrà, e dove sta adesso, c'è tutto così, cioè tu adesso sei anche la tua vita che hai avuto nel 1400, adesso lo sei già, lo sei ancora. Quindi richiamare l'emozione di un evento significa portarlo in auge di nuovo in questo momento a livello cosciente. Parlando attraverso il racconto di una storia come quella che può essere all'origine dei tempi di Zeus piuttosto che Perseo, piuttosto che del mito greco, tu ti immedesimi in quella storia e attraverso l'immedesimazione avviene un cambio a livello subconscio. Ciò non significa denigrare nessun tipo di terapia. Il fatto qual è che vi stavo dicendo prima, quando abbiamo anche un dolore psicofisico, eccetera, come ho fatto io anche queste 2 settimane, non ho denigrato la terapia, ma il problema della terapia in questi tempi di iperrazionalismo è che si è tolto il senso del sacro, cioè ogni cosa che noi facciamo non abbiamo il senso del sacro. La ritualistica, la ritualità come sacro, sto prendendo questa medicina, qualunque medicina sia, che sia naturopatica, allopatica, che sia omeopatica, qualsiasi medicina a livello di ritualistica, è il rito e la fede nel rito e nell'evento che ti sta capitando che porta alla guarigione. Ma la ritualistica, la ritualità è fondamentale. Gli antichi guarivano con il rituale, c'erano dei rituali, si seguivano determinate tempistiche lunari, c'erano dei rituali. Il punto qual è? Avvicinarsi sempre di più allo spirito, agli spiriti, agli eventi che ci attraversano. Quindi rendere ogni cosa sacra significa questo. Questo porta a una guarigione, che non è la guarigione fisica, perché in questa società c'è la divisione, no? Razionale, intuitivo, e quindi cosa oggettiva, se questo si vede, questo è la verità, quello che non si vede non è la verità, no, tutto sbagliato, cioè stiamo nella melma in questo modo. E, che vi stavo dicendo? Sì, vi sto dicendo fede nell'evento, in quello che non si vede, dare credito a ciò che non si vede, perché in questa società stiamo andando alla deriva proprio perché c'è stato e il Kali Yuga doveva essere così. Prima di tutto stabiliamo che era giusto così perché il divino ha voluto in questo modo questo fosse il Kali Yuga, l'età più nera dell'umanità. Infine siamo del Kali Yuga, ok. E siamo anche i pionieri del nuovo tempo, no? Quindi i pionieri del nuovo tempo cosa fanno? Iniziano a dare tutto di nuovo, a ridare il sacro a tutto, come diceva anche Steiner, padre dell'antroposofia, Steiner o Steiner, come lo volete chiamare. Il compito dell'uomo è spiritualizzare la materia e materializzazione dello spirito. Quindi riavvicinarci ai concetti naturali e grandiosi e divini di cui siamo espressione. Stavo dicendo un'altra cosa, mi sono dimenticata, non mi ricordo. Vabbè, ragazze mie e ragazzi, ho detto anche tanto, non era intenzione comunque parlare tanto all'inizio di questo video, perché volevo iniziare subito, va bene. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere al netto di quello che abbiamo detto, al netto delle nuove visioni e del nuovo approccio che stiamo sperimentando, le energie del maschile e del femminile in questa settimana
Se avete una persona di interesse la collochiamo da questa parte, ma potete anche ritrovarvi da questa parte. Cioè, ragazze e ragazzi, lo dico per le ragazze nuove, io leggo energia maschile e energia femminile, poi voi l'adattate, no? Ok, giocateci voi. Io leggo quello che potenzialmente il karma collettivo per il maschile e per il femminile ha previsto in questa settimana, e il potenziale dharma, cioè come adoperarci per andare incontro al successo perseguibile. Quindi qua cosa facciamo? Facciamo un'opera sciamanica, perché come vi ho detto gli sciamani sono dei cantastorie, storytelling vengono chiamati, ossia hanno proprio la capacità di raccontare storie, di immedesimarsi nelle storie, creare proprio degli spettacoli mentre raccontano storie. In questo modo la persona si immedesima e guarisce la sua anima, di conseguenza guarendo anche il suo corpo. Qui cosa facciamo? Raccontiamo delle storie e attraverso l'immedesimazione andiamo incontro alla risoluzione del karma verso il dharma. Ok. Allora, ragazzi miei, ragazzi, partiamo subito. No, io mi devo prendere un attimo un bicchiere d'acqua per la voce, perché mi sono ripresa, però piano piano, non voglio esagerare, arrivo subito, eh. Eccomi qua, ragazze e ragazzi. Allora, andiamo a vedere. Vediamo l'energia maschile in questa settimana. Vediamo un po', energia attuale del maschile in questa settimana. Allora, energia attuale del maschile, prima di tutto, nei confronti di lei, oppure energia attuale del maschile a seconda della carta che esce. Energia attuale del maschile, di lui, in questa settimana, energia attuale di lui, energia attuale di lui. La forza. Qua abbiamo un lui che sta lottando per qualcosa. Abbiamo energia maschile attualmente che sta lottando per qualcosa, lo vedo lottare per qualcosa, non so che cosa. Asso di bastoni, probabilmente vuole recuperare un rapporto, oppure vuole mettere tanto sforzo e impegno in un rapporto, vuole dare il massimo in un rapporto per un'opportunità, oppure vuole mettercela tutta per anche per stare bene fisicamente, l'asso di bastone è energia vitale, vuole mettercela tutta per stare bene fisicamente, psicofisicamente, oppure sta dando il massimo per recuperare un rapporto. Tre di bastoni, forse c'è anche una distanza, vuole dare il massimo, lo vedo sforzarsi per qualcosa. Vediamo i pensieri di lui. Quali sono i pensieri di lui in questa settimana? Quali sono i pensieri di lui? I pensieri di lui. La temperanza. Guarda, i pensieri di lui nei confronti di lei è una bellissima energia. Qua abbiamo un lui che vuole sforzarsi di far andare bene le cose. Vuole metterci tutto l'impegno, sta pensando alla temperanza di portare pace, di portare equilibrio, di stare bene con una lei, o di portare, si sta sforzando anche di stare bene lui con se stesso se non c'è nessuno, di portare pace nell'equilibrio suo emozionale, emotivo, interno, ma anche se c'è qualcuno, oltre a sforzarsi per far andare le cose bene con una lei, sta pensando a questo, o con un'altra persona, insomma, da questa parte. Vedo lui che ha voglia in questa settimana proprio di dare il massimo per portare equilibrio dentro se stesso. Vedo energia di equilibrio, sta pensando a questo, laddove non c'è equilibrio si sforza di metterlo nelle aree della sua vita, comprensiva di una persona. Ok. Vediamo un po'. Cavaliere di bastoni, c'è una persona molto appassionata da questa parte nei confronti di un'altra persona, cioè da questa parte qui. Cioè c'è un lui che è molto appassionato, vuole fare le cose fatte bene con una lei. Vediamo cosa ha nel cuore lui, cosa ha nel cuore lui nei confronti di lei, o cosa ha nel cuore lui. Un cambio, tutti arcani maggiori. Allora, qua abbiamo un cambio a livello emozionale. C'è un lui che vuole portare pace e equilibrio, sta pensando di portare pace e equilibrio, quindi di fare un cambio laddove questa pace e equilibrio non c'era, di sforzarsi per portare pace laddove questa pace non c'era, ha questa voglia di farlo a livello proprio emozionale. Quando escono tanti arcani maggiori significa che c'è proprio un intervento divino sul maschile. Cosa vuol dire questo? È nella nostra parte razionale.
oltre a una persona specifica da questa parte o a un maschile, a un uomo, questa è la nostra parte razionale ed è come se la nostra parte razionale in questa settimana vuole fare un cambio per portare equilibrio in quelle aree della nostra vita, per fare azioni nella nostra vita che parlano di equilibrio tra maschile e femminile, tra intuito, tra ricezione e azione. Mm. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei. Il blocco di lui nei confronti di lei o rispetto alla situazione con lei. Il 2 di denari, vedo una persona che è molto occupata in questi giorni, molto occupata. Il 2 di denari al blocco mi parla di una persona sia che ha dei dubbi, non sa come fare perché può essere molto occupato sul profilo lavorativo o avere dei fronti aperti che lo occupano, oppure può avere dei dubbi su come affrontare questo cambio. Però solitamente il 2 di denari mi parla di una persona che ha dei dubbi o che può essere molto occupata sul piano lavorativo. 10 di bastoni, può essere molto occupata, ci sono delle situazioni col 10 di bastoni pesanti, la situazione può non avanzare come vorrebbe perché vedo una persona molto occupata. 4 di spade, il diavolo, sì. Perché il 2 di denari al blocco? Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Gli amanti, 2-2, qua c'è la scelta. Alcuni di lui devono fare una scelta su come portare questo equilibrio e fare un cambio. Oltre ad essere occupati su altri fronti, vedo avere lui dei dubbi su che scelta fare nei confronti di lei. Può esserci anche un lui che ha più opzioni e quindi dei dubbi su come portare equilibrio, fare un cambio, vuole fare questa scelta nei confronti di una lei che stai guardando, in questo caso sei tu anche se sei uomo perché quando parlo io parlo a te. Può essere lui che ha delle opzioni e un'altra opzione e ha dei dubbi su che scelta fare nei tuoi confronti visto che vuole recuperare un rapporto o vuole stare con te. Tutti arcani maggiori. Questo come si traduce nella nostra parte interna? La nostra mente razionale ha dei dubbi, certo, è proprio la razionalità che mette il dubbio, come vi ho detto, la storia di amore e psiche, no? Però tutti questi arcani maggiori ci dice che è il tempo madre terra impellente che la nostra mente razionale vada ad acclimatarsi con l'intuito. Ok. Alcuni di lui hanno semplicemente dei dubbi su come avere proprio qualcosa di stabile, ecco, con lei. Vediamo un po' quali sono, anzi andiamo da questa parte. Vediamo qual è l'energia attuale di lei nei confronti di lui o l'energia attuale di lei. L'energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Il Papa. Io qua lei la vedo molto esigente nei confronti di lui con il Papa come energia attuale. Mi parla di una lei molto esigente in questa settimana o comunque energia attuale molto esigente. La vedo esigente. Qua mi parla anche di una lei che ha delle responsabilità, ha determinate responsabilità di casa, famiglia, lavoro come priorità, al di là se c'è una persona o meno. Qua vedo il 7 di spade, alcuni di lei hanno preso in carico delle loro responsabilità e sono un po' più sfuggenti dalla parte emozionale, oppure oppure la pensano in un certo modo e se non si è conformi a come la pensano evitano l'altra persona. Vediamo un po'. Quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui? I pensieri di lei nei confronti di lui. Infatti c'è l'appeso, anche qua stanno scendendo arcani maggiori. Questa è una settimana importante. Allora, per alcune di lei sono bloccate. Nel senso, i pensieri, io qua vedo lei che ha l'appeso nei pensieri, no? Quindi, se parliamo di una lei che ha in mente lui, vedo una lei che sta aspettando qualcosa e ha delle responsabilità personali.
E io qua vedo una lei molto impegnata anche sul profilo ripeto, responsabilità, lavoro personale o famiglia, e i pensieri di lui sono in stand-by con l'appeso, cioè sto cercando di cambiare prospettiva mentre o svolgo le mie responsabilità, oppure cerco di cambiare prospettiva rispetto a un lui dall'alto di quello che voglio io. Ok. Qua abbiamo il 4 di spade, tutto fermo, mi dice in amore. Le vedo lei impegnata su delle responsabilità importanti. Il Papa mi parla anche di lei che sta integrando una lezione spirituale importante riguardante la relazione con l'altro, che è l'intro di Amore e Psiche che abbiamo fatto. Vediamo un po' cosa prova lei per lui, o cosa ha nel cuore lei. Asso di spade, ha chiarezza nel cuore. Per molti di lei hanno chiaro che vogliono un certo tipo di relazione con lui, anche alcuni di lei vogliono parlare a lui di un discorso importante. Io vedo che nel cuore l'asso di spade mi parla di una chiarezza emozionale su come vogliono approcciare al rapporto in questa settimana, e hanno cambiato anche prospettiva su certe cose in un fermo che c'è stato o ci può ancora essere. Tale chiarezza emozionale giunge dall'alto del loro lavoro spirituale. Sanno che tipo di rapporto vogliono avere, sono molto esigenti, non fanno passi azzardati, non hanno fatto passi azzardati, ma piuttosto hanno cercato di riflettere con l'appeso anche a una persona magari in particolare, e sanno quello che vogliono rispetto a questa persona, perché con l'appeso molti di lei stanno pensando proprio a una persona, colui che si ferma e pensa a una persona, sanno che vogliono qualcosa di importante con una persona. Altre che non c'è nessuno, le vedo con una chiarezza emozionale, che prima di fare un passo vedono, controllano se l'altra persona è alla loro altezza. Ok, vediamo un po' qual è il blocco di lei nei confronti di lui. La giustizia. Devono prendere una decisione. Lei devono prendere una decisione in questa settimana. Il blocco è sistemare anche delle cose, fare a lui una conversazione importante, che hanno chiaro quello che vogliono, dall'alto, ripeto, delle loro riflessioni, ripeto, sono molto esigenti le lei, e qua la giustizia al blocco mi parla di questioni che devono essere risolte, ma sono al blocco, ed è come se alcune di lei devono prendere la decisione di parlare a lui, di parlare di una decisione importante, perché la decisione è al blocco. La giustizia mi parla di scelte, fare una scelta o prendere una decisione, risolvere delle cose importanti. Il Papa, arcani maggiori proprio tanti, Asso di denari, fammi mettere un'altra sulla giustizia. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? Il diavolo, tutti arcani maggiori, io non so. Allora, il diavolo mi dice di una situazione tossica, di una situazione di manipolazione che non è stata ancora risolta, una situazione tossica che non è stata ancora risolta, o da parte di lei o da parte di lui. Io vedo delle lei che devono prendere in mano una situazione in questa settimana per risolvere una questione riguardante o una tossicità o una manipolazione. Sì, qua io vedo delle lei che hanno hanno integrato una lezione spirituale. Molte di lei parleranno a lui, perché qua io vedo, cioè, molte di lei hanno integrato una lezione spirituale inerente a una situazione tossica e le vedo molto responsabili. Molte di lei devono dare spiegazioni a un lui, questo vedo. Molti gruppi di femminili. Comunque poi li andiamo a chiarire. Vediamo un po'. Allora, vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. 10 di spade. Qua ci sono dei lui sofferenti che vogliono chiudere una tappa. Il 10 di spade è sempre l'ultima tappa, no? Dopo il 10 di spade c'è l'asso. Qua c'è lui che vuole recuperare un rapporto, portare guarigione e pace, eliminare i dubbi di una scelta, fare un cambio emozionale.
Io credo che alcuni di lui qua c'è anche tagliare con la morte una situazione con un'altra persona, mm, che non sei tu che stai guardando. 10 di spade, le intenzioni, la torre, qua è successo qualcosa. Le intenzioni sono quelle di mettere fine a una situazione dolorosa. Vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei. La regina di coppe. Alcuni di lui le intenzioni sono quelle di chiudere una situazione con una persona ufficiale e quindi portare guarigione a un rapporto a te che stai guardando per alcuni di voi. Altri qua di lui stanno vivendo un dramma emozionale a cui vogliono porre fine. 4 di bastoni. Alcuni di loro lasciano una convivenza, però vogliono risolvere qualcosa nei confronti della regina di coppe, che è una donna empatica, una donna di cui ci si può fidare, la donna che ama. Vogliono anche portare guarigione e pace con questa donna qui. Vediamo quali sono le azioni che farà lui nei confronti di lei. Fante di spade. Prima di fare delle azioni si sta schierendo le idee. Non mi dicono che fa azioni imminenti di cambio radicale, perché evidentemente questo cambio radicale ha a che fare con una scelta radicale con questi arcani maggiori, no? Per esempio, decidere di lasciare una situazione familiare, decidere di lasciare una situazione importante, quindi è chiaro che lo farà. Qua, ecco perché la grande scelta è al blocco fino a questo momento. Diciamo che molti di lui ci pensano prima di fare questa azione, Fante di spade, allora, comunque sia, in qualsiasi situazione vi troviate, qua c'è un lui che vuole fare un cambio di recuperare una situazione, anche recuperare loro stessi. Non vedo che faranno azioni grandiose in questa settimana, se non andarci piano piano. Anche il Fante di spade è un osservare prima di agire, no? Osservare prima di agire, prima di chiamare o prima di risorgere a nuova vita con il giudizio. Vediamo qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei. Infatti, Cavaliere di denari, il cambiamento ci sarà, l'offerta ci sarà, però secondo i suoi tempi. Cavaliere di denari, che è il cavaliere un po' più lento, però il più concreto di tutti, no? E quindi qua abbiamo un maschile che vuole recuperare una situazione in questa settimana, un rapporto, mettere pace, fare un cambio emozionale. Può essere un po' titubante su che scelta fare per fare questo cambio e mettere pace, tant'è che vuole mettersi alle spalle una tappa dolorosa con una persona. Un 10 di spade, questa è una chiusura che può essere uno contact, che può essere, ok? Sta pensando molto a come fare nelle azioni, pensa prima di agire, e fa delle azioni anche in questa settimana, può essere piccole ma in concreto, o fa delle azioni piccole secondo i suoi tempi, perché c'è un grande cambiamento in atto, tanti arcani maggiori, no? Non si risolve la cosa in un attimo, è un intervento divino che lo spinge a fare azioni a poco ma solide, stabili e non effimere. Ok, poi le andiamo a chiarire comunque. Vediamo da questa parte. Se molti maschili qua, che non c'è nessuno e state guardando, io vi vedo che osservate una persona a distanza e fate dei passi a poco, perché è possibile ci sia una persona che vi piace molto, ma che vi siete scottati da una relazione precedente. Tant'è che vi piace molto una persona che osservate in questa settimana, ci andate a poco, perché siete un po' in dubbio su che scelta fare, perché è come se il destino vi sta portando una guarigione affinché voi facciate una scelta radicale, ok? Anche un modo di approccio diverso, ok? Vediamo da questa parte. Qual è l'energia, scusatemi, le intenzioni di lei nei confronti di lui? Allora, abbiamo visto la parte interna, no? Andiamo a vedere nei fatti le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. 3 di bastoni, qua c'è una distanza tra lei e lui. Però il 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino. Il 3 di bastoni è sempre un'apertura di cammino, qualcosa si è già iniziato, si pensava con il 2 di bastoni, sono dei piccolissimi passi col 3 di bastoni, un'apertura di cammino verso di lui, oppure verso l'amore.
4 di spade, qua c'è stato un fermo rispetto a delle azioni, ma si fanno piccoli passi, c'è una nuova apertura di cammino. Vediamo le azioni che farà lei nei confronti di lui in questa settimana. Qua c'è 2 di coppe. Le azioni, qua c'è una lei che parlerà d'amore a lui e farà azioni d'amore con lui. E molti maschili rimangono quasi allibiti da questa cosa. Le azioni di lei nei confronti di lui sono muovere piccoli passi verso l'amore. Fare azioni d'amore lei. Fare azioni d'amore. Alcuni di lei qua si rendono conto di qualcosa, di alcuni comportamenti anche loro, tossici che hanno avuto e non arrivavano ancora a prendere una decisione in tal senso, un po' di orgoglio, un po' di questo. Però qua c'è proprio la presa di coscienza la presa di coscienza del fatto che sono state integrate delle lezioni spirituali, c'è una lei che cambia prospettiva o rispetto all'amore o rispetto a lui e fa azioni d'amore, le fa lei. Molte di lei hanno incontrato una grande persona di valore e di spessore, alla loro altezza con il Papa, tant'è che cambiano prospettiva sull'amore e con l'asso di spade nel cuore mi dicono che hanno chiaro quello che provano per lui, tant'è che loro fanno azioni d'amore, 2 di coppe. Può essere anche che tu ti ritrovi di qua, va bene? E di qua c'è l'altra persona. Vediamo un po' qual è l'energia finale di lei nei confronti di lui. 3 di denari, io le vedo collaborative. Vedo lei che dice facciamo questo, facciamo quest'altro, organizziamo questo, organizziamo quest'altro. Vedo una lei molto attiva, ti ripeto, può anche essere la tua persona di interesse da questa parte. Io però qua io vedo un'energia femminile molto più attiva e molto più decisa dell'energia maschile nelle azioni. E l'energia maschile risponde a poco, però le intenzioni sono quelle di fare un cambio, di portare amore anche con il femminile, mi spiego? Solo che vedo l'energia femminile un po' più attiva in questa settimana nelle azioni piuttosto che l'energia maschile, però le intenzioni sono straordinarie, cioè comunque l'energia interna, scusami, anche perché nelle intenzioni anche lui vuole mettersi alle spalle una tappa difficile, ok? Ok ragazze, va bene. Andiamo a vedere adesso. Molte di lei incontrano in questa settimana, ho incontrato da poco questa persona qui, Andiamo a farci chiarimenti adesso. Allora, vi dico i segni ragazzi, quando facciamo però il lui-lei sono tutti i segni coinvolti. Allora, qua c'è Leone, Sagittario, Scorpione, Gemelli, Cancro, Pesci, Nuovo Scorpione, Capricorno, Bilancia, Toro, Pesci. Ok. Allora, vediamo un po'. Energia attuale di lui nei confronti di lei con la forza. Energia attuale di lui nei confronti di lei con la forza. Energia attuale. Energia attuale di lui nei confronti di lei, la forza. Vedi, c'è l'asso di coppe. Qua c'è un maschile in questa settimana che vuole dare tutto per un amore, tutto assolutamente. È un maschile un po' scottato, ma che darà tutto per amore. Asso di coppe. Sì. Qua c'è un lui già maschile innamorato, l'asso di coppe, vuole sforzarsi, dare impegno in questo amore che sente. Vediamo i pensieri con la temperanza. Pensieri di lui nei confronti di lei. La luna, però c'ha delle paure riguardanti a come mettere equilibrio, come trovare pace con una lei. La luna e i suoi pensieri mi dice che i suoi pensieri possono essere confusi su come portare equilibrio, su come portare pace, su come fare andare bene le cose, possono essere confusi i suoi pensieri. Vediamo la morte, cosa prova lui per lei, la morte. 3 denari, lui vuole, vedi 3 denari,
Allora, qua vedo che c'è una cosa reciproca molto bella, mi arriva un'energia molto commovente, ve lo devo dire, in questa settimana. Qua c'è un lui che vuole fare dei piani insieme a lei nel suo cuore, vuole fare un cambio e fare dei piani insieme. Il tre di denari mi parla di fare dei piani insieme, chi dice facciamo questo, facciamo quest'altro, ok? Può essere un po' confuso su come fare, ma vedo che l'intenzione assolutamente c'è. La confusione l'avevamo anche qua al blocco, no? Vediamo un po' gli amanti e il due denari al blocco. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? L'otto di spade, sentirsi un po' frustrato nel non saper come fare a volte. C'è un blocco, a volte non sa come fare a fare questo, no? Tant'è che la luna nei pensieri, può avere della confusione che lo blocca, oppure una scelta che lo porta a confondersi, che lo blocca. C'è un blocco mentale al blocco. Infatti nel mentale abbiamo la luna. Vediamo un po' quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei. Le intenzioni a volte io qua vedo che molti di lui sono stati rifiutati, non sono stati compresi, si sentono un po' al limite in questo. Vediamo perché di qua c'è il Papa con lei, vedo un'energia femminile molto risoluta e anche che è potuta essere un po' più dura, ok? Vedo un'energia femminile che invece poi si apre alla nuova consapevolezza. Vediamo le intenzioni di lei nei confronti di lui. 10 di spade, regina di coppe. Le intenzioni di lei nei confronti di lui. Scusami, le intenzioni di lui nei confronti di lei. 10 di spade, regina di coppe. 8 di denari. Qua c'è lui che vuole far funzionare le cose. C'è lui che vuole, l'8 di denari mi parla di mettersi al lavoro per cosa? Per mettersi alle spalle una tappa difficile o un no contact, far funzionare le cose, far funzionare le cose. Vuole far funzionare le cose. Le intenzioni sono quelle di far funzionare le cose. Regina di spade, vedi qua abbiamo due regine, è possibile che qua ci sia stata una lei arrabbiata e lui abbia tradito la sua fiducia, vuole far funzionare le cose, o può esserci stata un'altra donna e adesso lui vuole far funzionare le cose con te che stai guardando. Ok. Vediamo un po' le azioni di lui nei confronti di lei, fante di spade, che azioni farà lui nei confronti di lei? Le azioni di lui nei confronti di lei, scusate, fante di spade, le azioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. 9 di spade, questo sta preoccupato come un pazzo, cioè come se non sa che fare, vuole far funzionare le cose con una lei, non sa che fare, ha paura, la osserva, ha paura, forse ha paura anche per quello che vede, ha paura di quello che vede nei confronti di lei. Sette di bastoni. Molti di lei hanno messo limiti a lui ha paura di quello che vede, di questi limiti. Fammi vedere le azioni di lui nei confronti di lei in questa settimana, fante di spade. Asso di denari, vorrebbe un'opportunità in concreto con lei, ma c'è della paura. Paura, osserva e ha paura. Alcuni di lui guardano che lei sta con un'altra persona. Cioè, questo hanno paura. Poi adattatela, eh? Sì, regina, sì, imperatrice. Alcuni di lui guardano delle lei che stanno già con un'altra persona. Osservano questo, hanno paura su WhatsApp, su internet, insomma. Alcuni di lui vogliono questa opportunità, fare queste azioni di opportunità, ci vanno con calma perché lei è un'imperatrice, cioè nel senso non vogliono sbagliare. Vediamo alla fine di tutto, Cavaliere di Denari, lui nei confronti di lei, Cavaliere di Denari questa settimana. La forza, vedi la forza di nuovo. Il mondo. Tre di coppe, guarda ti dico che alla fine loro trovano il coraggio, perché la forza è anche il coraggio, no? Il mondo mi parla di una nuova tappa, di aprire una nuova tappa, anche spostamenti, viaggio, oppure il mondo mi parla anche di scriverle su WhatsApp, trovano il coraggio laddove c'è silenzio. E il tre di coppe mi parla di hanno il coraggio, qua vedo celebrazione,
dopo che tanto osservano, io qua vedo incontri, celebrazione, si sta bene, felicità, recupero, ok? Assolutamente sì, ok. Vediamo da questa parte. Allora, vediamo energia attuale di lei nei confronti di lui con il Papa. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il Papa. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il Papa. Energia attuale di lei nei confronti di lui. Il giudizio. Molte di lei si danno conto che vogliono qualcosa di importante con una persona e faranno una conversazione molto importante con una persona. Per altre invece, ragazzi miei, qua c'è la rinascita dell'amore. Se non c'è nessuno in amore in questa settimana, voi incontrate una persona di tanto spessore, ci sarà una rinascita che vi incanterà da un punto di vista proprio spirituale, tutto. C'è giudizio qua. È come se molte di lei il giudizio mi parla della rinascita, mi parla di anche una chiamata improvvisa che lei fa a lui e lui non si aspetta, oppure mi parla della rinascita dell'amore per te con una persona di grande spessore, perché ti vedo esigente. Mettiamo qua. Vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui con l'appeso. 5 di bastoni. 5 di bastoni mi parla di contrarietà che ci sono state tra lei e lui, tant'è infatti la giustizia e il diavolo al blocco, contrarietà che hanno creato delle divergenze, contrarietà che hanno creato tossicità o contrarietà generate da una tossicità di base. 5 di bastoni vedo lei o è arrabbiata o è in conflitto con lui, però da un silenzio lei ha cambiato prospettiva, o se non c'è nessuno era in conflitto con l'amore ma cambia prospettiva in questa settimana perché vedo che fa gesti d'amore. Vediamo l'asso di spade nel cuore, cosa prova lei per lui? La regina di coppe è innamorata, qua c'è innamorata proprio, qua c'è una lei innamorata che ha anche rivisitato i suoi pensieri laddove può aver avuto dei contrasti con lui, ammettendo anche degli sbagli, cioè questo è il senso. Ci sono le lei innamorate qua in questa settimana che accolgono le loro emozioni, sanno cosa vogliono, sì. Vediamo il blocco di lei nei confronti di lui, giustizia e il diavolo. Molti di lei che hanno una persona nuova, per esempio, già, vedo che dopo delle reticenze loro, magari di non dare il passo, di non fare la scelta di fare azioni d'amore, anche se la conoscono già da tempo, no? Questa volta lo fanno le azioni d'amore, perché nel loro cuore c'è l'asso di spade e la regina di coppe, cioè il suo cuore, il suo sé superiore dice vai, l'amore è la soluzione, vai, l'amore è la soluzione, è l'inclusione, è la comprensione, comprendo, ti includo dentro di me, in qualità di persona che manifesti il divino, no? Davanti a me. Vediamo il diavolo e la giustizia al blocco. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? Il 10 di spade, qua è successo qualcosa di forte nell'amore. 10 di spade mi parla di chiusura, di rottura, di blocco comunicativo. Qua vedo anche un po' di orgoglio da parte di alcune di lei nel ammettere alcune cose, però c'è stato un fermo che le ha portate anche dei dolori psicofisici con l'appeso, nei pensieri, che le ha portate a fare ammenda di alcune cose e a fare azioni poi d'amore verso il prossimo, ecco, sì. Vediamo le intenzioni di lei nei confronti di lui col 3 di bastoni. Il cavaliere di denari, questo è il cavaliere o il paggio di denari? Dove me li confondo qua? Vabbè, allora, il senso qual è? Cavaliere o paggio? Io vedo che col 3 di bastoni, a chiarimento del 3 di bastoni, vedo che ci sono delle lei che vogliono aprire il cammino a fare gesti d'amore in questa settimana, o ad aprirsi all'amore. Io vedo molte lei che si aprono all'amore al di là della persona specifica, perché abbiamo il Papa, integrare la lezione spirituale inerente, come vi ho raccontato nel mito di Amore Psiche, cioè tutto parla d'amore.
è tutto un simbolo del divino quello che vediamo, è immagine dell'anima, è il simbolo del divino. Quindi io qua vedo delle lei propositive verso concretizzare, a fare dei passi d'amore in questa settimana. Vediamo le azioni di lei nei confronti di lui con il 2 di coppe. Azioni di lei nei confronti di lui con il 2 di coppe. Il 4 di denari. Io qua vedo una lei che, gli amanti, io qua vedo lei che fa azioni di costruzione. Fa gesti d'amore che mi parlano di casa, di stabilità, di concretezza. Fammene mettere un'altra per essere ancora più sicura. Le azioni di lei nei confronti di lui con il 2 di coppe. Il 6 di denari, vedi? Io vedo una lei che fa gesti d'amore in questa settimana. Il 4 di denari mi parla di stabilità. A spiegazione del 2 di coppe mi parla di gesti d'amore che danno stabilità. 6 denari mi parla di gesti d'amore che mi parlano delle giuste... È come se lei, molte di lei danno a lui quello che non hanno mai dato. È come alcune di lei hanno avuto, si sono sentite in colpa, non lo so, mi arriva questa energia da questa parte e fanno delle azioni d'amore nei confronti dell'altro. Se i denari mi parla di intendimento, vogliono intendersi con lui, intendersi per una questione di stabilità, sì. Vedo delle lei molto risolute. Vediamo il 3 di denari. Sapete, poi i denari sono concretezza, no? Appoggiata dai sentimenti e una concretezza radicata nei sentimenti. Vediamo, 3 denari, energia finale di lei nei confronti di lui, 3 denari. Abbiamo la torre, il re di bastoni e il 3 di denari di nuovo. Guarda, io vedo che loro fanno azioni di intendersi con lui. Facciamo questo, il 3 denari, il 3 denari, il 3 denari. Quando le carte si ripetono spesso, vogliono marcare quel significato. Da entrambe le parti c'è la voglia di intendersi, di venirsi incontro, di fare dei piani insieme. Vedo una settimana all'insegna di... C'è una stesa molto commovente questa, romantica e concreta. Qua io vedo nelle azioni di lei si mette alle spalle una rottura, che sia con una persona che già conosce e va verso una persona nuova, o rottura dal suo passato, o con la stessa persona, se la mette alle spalle. Qua mi arriva il re di bastoni, che è lui che fa anche azioni di intendimento nei suoi confronti, ci si intende a vicenda, mi spiego, ci si intende a vicenda. Sì. Fammene mettere due altre, voglio vedere un'altra cosa. Due altre. 4 di spade. Sì, sì, la stella, ragazzi, sì. E qua loro si sentiranno benissimo in questa settimana, complice il fatto che faranno l'amore con l'altro. Allora, ora vi dico una cosa, si evince da questa stesa che loro non faranno l'amore solo con la persona di interesse se c'è, ma lo faranno con il mondo intero. Cioè, aspettate un attimo, ferma, aspetta, non devi... fare l'amore col mondo intero vuol dire proprio fare l'amore con un fiorellino, fare l'amore con il sole che sorge la mattina, cioè è proprio il resoconto di quello che vi ho detto nell'intro di questo video. È proprio psiche che inizia a affronta le sfide della vita con la fede nel cuore, anche se pensa di non averla, perché le sfide le puoi affrontare soltanto se hai fede. E siccome noi siamo un atto di fede già come creature del divino, ce l'abbiamo già dentro, altrimenti non faremo l'esperienza della vita. Ok? Quindi è come se lei facesse, rendesse sacro ogni momento in questa settimana, e accogliendo se stessa con tanto di chiarezza emozionale. Il Papa qui significa che lei ha preso una grandissima lezione spirituale che l'ha portata con il giudizio, che sapete che è il passato, il resoconto del passato, la rinascita del passato da un punto di vista, o meglio scusatemi, è la rinascita da un punto di vista di integrazione delle lezioni spirituali del passato, il giudizio del passato, no? Con il Papa integrò le lezioni spirituali del passato. A cosa sono inerenti le lezioni spirituali del passato? Sono inerenti a questi blocchi del diavolo e della giustizia, prendere le decisioni giuste rispetto alle situazioni tossiche. Ciò che è tossico è la mente razionale. È la mente razionale.
e lei ha imparato questa lezione con il Papa, il giudizio. Il giudizio è passato tutte le volte in cui ho utilizzato la mente razionale, essendo soggiogata dall'ego, il diavolo al blocco, non riuscendo a prendere decisioni, la giustizia, che parlassero d'amore, regina di coppe. Allora mi sono fermata, l'appeso, ho fermato i miei pensieri, ho cambiato prospettiva rispetto a tutte quelle dinamiche, 5 di bastoni, di contrarietà tra ego ed anima. Tant'è che questa settimana lei si apre all'amore, si apre all'altro. E da questa parte vediamo anche un lui che ha la stessa energia interna, ma che quasi quasi rimane stupito da lei. Qua c'è delle lei che scioccano il maschile. Perché? Perché ci sono delle lei che scioccheranno la loro parte razionale. E ci sono delle lei che quindi si troveranno a fare azioni che non hanno mai fatto perché in preda all'ego e questa volta sono in preda all'amore. Mamma mia, ditemi se non è un racconto meraviglioso, proprio meraviglioso. Ragazzi, abbiamo fatto un atto sciamanico, Venerendo atto, venerendo consapevoli, un atto sciamanico. Wow. Ok. Voglio andare a vedere cosa dicono i nostri oracoli lui lei, ma prima ragazzi mi devo bere un altro po' d'acqua, arrivo subito. Allora ragazze e ragazzi, vediamo i nostri oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo, visto che è molto commovente, c'è una rinascita proprio bellissima qui. Allora, le parole esatte, oggi le mettiamo anche per lei. Vediamo. 2000, vabbè, sta uscendo 6 la mia vita, ok, ma io lo voglio battere prima. Allora, la profondità di del nostro lui in questa settimana. 3 carte per le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana. 3 carte, cosa dirà lui a lei in questa settimana? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Qua c'è un lui che ha un'immagine vivida di lei e tutto il resto non conta. Tutto il resto non conta, il resto sono sfumature. E questa è la frase che riguarda anche per chi ha questa, perché aveva anche un'altra persona, 2 opzioni di lui, e è come se fosse stata funzionale all'evoluzione di lui, no? Però c'eri soltanto tu, c'è rispetto proprio alla persona in questione che te che stai guardando, ok? Quindi è un lui che ha un'immagine totale di lei. Vediamo cos'altro lui dirà a lei. Ti sto manifestando, come se fosse uscito il mago qua. Lui vuole manifestare con lei in questa settimana tutto quello di cui abbiamo parlato. Ha gli strumenti per farlo. Ok, un'altra. Cosa dirà lui a lei in questa settimana? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. È di una poesia questa frase bellissima. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Molti di lui non si aspettavano di innamorarsi così tanto e vorrebbero dare tutto a lei, tant'è che li vediamo voler fare dei piani, fare un cambio importante e radicale nella loro vita. Molto commovente questa stesa, devo dire la verità. Voglio vedere lei. Cosa dirà lei a lui? Visto che abbiamo una lei con una grande risolutezza animica e anche maschile di azione, allora i nostri oracoli lui-lei sono importanti adesso per scandire queste azioni di risolutezza o questa risolutezza del femminile. Cosa dirà lei a lui in questa settimana? Quanto vorrei le tue gambe ora. C'è una lei che ha questa forte spiritualità e una forte sessualità e passione. Diciamo che la Kundalini
È molto accesa nel femminile in questa settimana affinché possa creare amore all'esterno, fa azioni di due di coppe, no? Creare amore con tutto ciò che esiste. La Kundalini è energia sessuale a carattere nervoso. Vi devo fare un video sui chakra e sulla Kundalini, ci vuole un po' di tempo, devo organizzarlo. Voglio farvi un video importante su questo. La Kundalini quando sale tocca tutti i chakra, poi a volte riscende, no? Ecco, qua c'è un femminile con le lezioni integrate dal Papa, con il cuore aperto, dove la Kundalini sta molto alta in questa settimana. Vediamo ancora cosa dirà lei a lui. È nato tutto per gioco, come un gioco, poi mi sono innamorata. Qua molte di lei è nato tutto come un gioco, hanno vissuto la cosa un po' più leggero e poi si è innamorata. Infatti, e infatti lo denotano queste carte qua, eh? Sì. Vediamo un po' cos'altro dirà lei a lui in questa settimana. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Io qua vedo una lei risoluta, a pratica, con una forte energia maschile, a esprimere il suo femminile con atti, con atti. Voglio sentire addosso il tuo respiro, ha necessità di passione, di eros, con una grande levatura spirituale. C'è un femminile potentissimo con un grande potere maschile in questa settimana. Grande potere maschile. Voglio vedere subito gli archetipi quali sono. Anzi, ragazzi, ci mettiamo prima lo sciamano, visto che ormai stiamo sciamanizzando tutto. Vediamo. Cioè vedo un femminile che si prende quello che vuole dall'alto della levatura spirituale. Ok. Vediamo, allora, lo sciamano su di lui. Cosa dice l'energia sciamanica su di lui? Il cerchio vuole cooperazione, tre denari, tre denari, tre denari. Il cerchio mi parla di cooperazione, cooperazione, condivisione, collaborazione, amore, condivisione. Vediamo il femminile. Qual è l'opera sciamanica del femminile in questa settimana? La Pachamama. Ditemi se non è la proprio, ve l'ho nominata la Pachamama nell'intro di questo video. La Pachamama è proprio colei che è la regina di coppe, la Pachamama, no? È la terra, è la madre terra. Cosa fa la terra? Cosa fa madre terra? Madre terra include, non esclude nessuna delle sue creature, anche le più insolenti, cioè gli esseri umani. Quindi include, include, include. Pachamama include, comprende, include, ti comprendo, cioè ti includo dentro di me. Sei la proiezione della mia anima e io ti riassorbo in qualità di proiezione perché tu sei dentro di me. Ho potuto vedere che tu sei dentro di me perché ti ho proiettato fuori. Io ti includo in me. Sono consapevole che tu sei l'immagine della mia anima che mi sta proiettando davanti a me te e io ti includo in qualità di proiezione fuori da me. Includo. Io vedo una grande potenza, cioè mi arriva proprio un fuoco di spessore da questa parte. Su che aspetto include la Pachamama in particolare? La raccoglitrice gode di quello che c'è. Gode di quello che c'è e dà ciò che ha. Gode di quello che c'è in questa settimana e dà quello che ha. E cos'è il darsi? È amore. Cos'è il darsi? È fede. Il darsi alla fede. Quindi il darsi all'amore.
proprio il mito di amore psiche, no? Fammi mettere un'altra questa parte. Lui collabora in cosa in particolare ancora? Il colibrì si sente piccolo ma allo stesso tempo ha la forza di una tigre. Il colibrì è un uccellino piccolino, ma talmente potente che se tu lo guardi così non te ne accorgi. Lui si sente così piccolo, allo stesso tempo ha la forza di un gigante. Cioè, fa appello a tutte le sue forze, seppur sentendosi a volte inerme davanti all'universo, però fa appello alle sue forze e vince, dice ce la faccio. Perché succede questo? Perché il femminile che è dentro di lui anche, che include, accoglie e ti dice abbi fede, vai, ce la puoi fare, no? Anche se ti senti piccolo davanti al Dio, è Dio che ti attraversa, quindi tu sei Dio. Dovete sapere che le divinità sono la moltitudine nella parte, è le divinità, quando noi parliamo di divinità, il nostro sé superiore per esempio, no? Il nostro sé superiore è una divinità, è un Dio, ok? Divinità, è il nostro sé superiore. Lo stesso sé superiore può essere, è il Dio del fuoco quando ti arriva la febbre, è il Dio della rabbia quando ti arriva la rabbia, perché le divinità sono la moltitudine nella parte e la parte nella moltitudine, e il tutto nella parte e la parte nel tutto. Quindi ecco quando vi dico di avere una mente più ampia, la mente poetica è proprio questa. Ecco, lui si sente piccolo in qualità di uomo, la fragilità dell'umano, no? Della parte umana, però sente la divinità che lo attraversa e si sente un Dio. Perché questo è il suo femminile anche interno, no? Il suo femminile include. Bellissimo. Questa è una stesa molto commovente, bellissima. Vediamo un po' su quale archetipo ci giochiamo la settimana. L'archetipo per lui, detective, osserva, e qua abbiamo il paggio di spade nelle sue azioni, no? Lui osserva prima di agire, diciamo che mentre osserva ha delle paure e quelle paure sono funzionali affinché prenda coraggio, la forza ripetuto 2 volte. Grande potere di osservazione e intuizione, desiderio di scoprire la verità. E quindi abbiamo lui che osserva tanto in questa settimana e nonostante quel 9 di spade, vi ricordate qui, ci possono essere paure rispetto a ciò che vede, prende coraggio lo stesso. Anche se si sente piccolo come il colibrì, prende coraggio e affronta le sue paure facendo azioni coraggiose. Ok. Su che archetipo andiamo con lei? L'archetipo di lei? Bambino divino, cioè bambino divino. Innocenza, purezza e redenzione, seguire una connessione speciale con la divinità. Soltanto con questa connessione speciale con la divinità le fa azioni d'amore, il darsi, avere fede nel darsi, che è amore. Lei ha la connessione con la divinità in questa settimana. Il Papa, prima carta, integrazione dell'azione spirituale, che altro non è. Quando tu integri delle lezioni spirituali, hanno a che fare con la redenzione dal karma, dall'ego che sta al blocco e dalle decisioni dettate dall'ego. Quindi lei avrà una connessione bellissima con la divinità. Perché? Perché ci avevano detto anche qui, è Pachamama, Madre Terra. Bellissimo. Guarda ragazze e ragazzi, è una stesa bellissima, toccante, stupenda. Io voglio fare una cosa adesso. Con le carte della Dea voglio vedere come sarà il maschile nei confronti del femminile in questa settimana, con tutta questa coraggio, con tutto questo coraggio. Come sarà il maschile nei confronti del femminile? Una rinascita, la rinascita coraggiosa, Iside. La sapete la storia di Iside e Osiride, no? Anche questo è un altro mito bellissimo. Iside ricompone i pezzi del suo amato, per quante volte è stato spezzettato dal fratello che l'ha ucciso. Insomma, questa pure è una storia complessa ma bellissima.
c'è la rinascita di un maschile, il colibrì, mi sento piccolo, ma trovo il coraggio perché ho la fede, mi viene dal mio femminile, di fare cose di cooperazione. Io ci provo, io ho il coraggio, una rinascita del maschile nei confronti del femminile. Come sarà lei, che è anche una guida per noi, no? E questa rinascita sono anche le nostre azioni, essendo il nostro maschile questo qua. Azioni di rinascita seguendo l'intuizione. Cioè, intuizione che ci porta a dire io ti accolgo, qualsiasi cosa è, io ti accolgo. Allora, come sarà il femminile nei confronti del maschile in questa settimana? L'acqua, non poteva che essere l'acqua, guarda, l'acqua, regina di coppe, Pachamama, è tutto femminile di spessore, che sembra maschile perché è un femminile che si sente. Sarà empatica, sarà accogliente, sarà una, un'amica, un amante, una moglie, una compagna. L'acqua sarà fluire, sarà così. Non aggiungo altro, ragazze mie, perché è veramente una stesa bellissima, ci hanno detto tanto, anche come dobbiamo andare incontro al nostro Dharma in questa settimana. Il karma di questa settimana qual è? Si evince già dalle prime carte. Il karma di questa settimana con cui noi ci troveremo a che fare è una scelta, tant'è che la giustizia ha il blocco di qua, gli amanti al blocco di qua, è proprio la scelta. Quindi il nostro karma in questa settimana ci impone di fare la scelta secondo le vicende che avremo, perché quello che abbiamo letto adesso è maschile e femminile, possiamo riscontrarlo anche all'interno del contesto lavorativo, relazionale che non riguarda il rapporto di coppia amoroso. Il nostro karma in questa settimana ci impone una scelta. Le scelte rispetto alle scelte fatte prima dell'ego, il diavolo a blocco, basate sulla mente razionale, quello è l'ego, la mente razionale. Ma piuttosto il karma ci impone in questa settimana di dire sì al karma accogliendo gli eventi, l'acqua, regina di coppe, Pachamama, la raccoglitrice, raccolgo gli eventi che arrivano come una benedizione, seguendo la parte divina di me e facendo azioni di rinascita e quindi iniziando a affermare i venti del karma battuti dalla mente razionale, il diavolo e la giustizia. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, bellissimo, bellissimo. Amici, vi faccio un applauso. Detto questo, concludo qui. Vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.